Buongiorno a tutti e bentornati qua su Quadrata, io sono Dimitri Bellini e quest'oggi andremo a parlare di IT, open source, ma soprattutto ancora Zabbix. Perché? Perché volevo riportare il tema del backup che molte volte ne sentiamo parlare, ma molte volte anche ci dimentichiamo di attivare nelle nostre configurazioni. E un backup può salvare veramente la nostra vita perché il più delle volte non è facile ricostruire da zero tutto quello che abbiamo configurato all'interno di Zabbix, ok? E quindi quest'oggi vi volevo portare a conoscenza di questo tool e ve lo faccio vedere subito qua. Si chiama Zabbix Dump o Zabbix Backup. Praticamente ci permette di fare il backup della sola configurazione del nostro Zabbix, quindi lascia perdere tutta la parte di storico, quindi tutto quello che avevamo collezionato non lo calcola per nulla, ma fa il backup della sola parte di configurazione, quindi scusate 20.000 volte, ma lo ripeto. E quindi è molto compatto, ideale per poter restaurare una macchina in maniera veloce, ma soprattutto per fare un backup magari anche ogni giorno, ok? Altri vantaggi quali sono? È che è compatibile con MySQL e Postgres, ok? Quindi in maniera semplice, se avete un database di un tipo o dell'altro, potete fare in maniera trasparente il backup senza tanti problemi. Esegue anche una backup rotation, quindi è in grado di poter gestire le policy di retention, quindi semplifica molto anche tutte le attività a crontab. La configurazione è molto semplice, lo vedremo dopo, e supporta fino a Zabbix 6.2, quindi l'ultimo per adesso. Okay? Magari a Natale Zabbix ci farà regalo, ma per adesso è l'ultima versione. E può essere molto utile anche per il processo di migrazione da MySQL a Postgres ed è quello che uso sempre quando devo fare questo tipo di operazioni, questi magheggi, ok? Qua vediamo anche la sintassi, per un esempio di sintassi, ma ve lo faccio vedere innanzitutto, anzi partiamo dall'inizio, come scaricarlo. Lo scarichiamo chiaramente dal sito di GitHub, Zabbix Backup. Questo è un fork di un precedente lavoro di Max HQ che aveva creato questo script, ma a un certo punto questo ramo era andato in stallo, lo sviluppatore non aveva più tempo e quindi è stato ripreso da un mio amico che grazie per aver portato avanti questo progetto e ha aggiornato a tutte le versioni di Zabbix che poi si sono susseguite lungo la storia, quindi da un bel po' di anni direi. Trovate chiaramente alcune informazioni di aiuto, come scaricarlo, come lanciarlo e come restaurare per esempio su Postgres e le release note. Come facciamo per installarlo sulla nostra macchina? Noi possiamo andare in modalità brute force tramite qua GitHub Zabbix Dump, perché è uno script in bash, quindi mi faccio un bel row e poi da qui tasto destro save e me lo porto sul mio laptop per esempio e poi dobbiamo chiaramente metterlo nel server su cui gira il nostro Zabbix e quindi mi sposto nella shell e faccio anche un po' di pulizia, scusate, e andiamo a vedere per esempio come è fatto questo script con un bel less. Come dicevo è un bash script, quindi è facilmente capibile. Ci sono al fondo delle informazioni molto utili, forse faccio prima andare fin qui, ok, e ve lo scrollo in alto. Qua ci sono tutte le tabelle che questo script deve conoscere e capire, perché alcune sono da backuppare completamente, altre invece in modalità schema only e quindi mi porta solo la configurazione. Ecco perché questo script riesce a generare dei backup molto compatti, perché non si porta, e lo ripeto, tutti i file, tutte le tabelle storiche. Si porta solo lo schema delle tabelle storiche, ma i dati le lascia da parte, ok? Questo è molto importante. E riesce a fare questo lavoro in base alla release di Zabbix, ok?
Proviamo a lanciare questo tool in modalità proprio semplice. Come vedete è in grado di capire che all'interno di questa macchina abbiamo installato lo Zabbix server e quindi si va a leggere le informazioni del database tramite il nostro file etc zabbix_server.conf e da lì prende tutto quello che gli serve per poter eseguire il backup. Ci dice che alcune tabelle, quelle larghe, saranno solo copiate come schema e quindi queste qua, che sono tutte quelle più pesanti, e alla fine mi dice che il backup è andato bene e ha creato il file che potete vedere qua sotto. La naming convention è interessante perché riporta il nome dell'host, la data e l'ora e la versione del database, quindi se MySQL o Postgres, e la release del nostro Zabbix, anch'essa importante perché se mai doveste aggiornare lungo la strada la vostra installazione, sapete che c'è una versione di backup con quella release specifica, quindi secondo me molto utile. Se abbiamo bisogno di capire quali sono le option, il "-h" è il classico comando che ci permette di andare a vedere quali sono tutte le option che ci mette a disposizione questo scrippettone. Ce ne sono alcune sono banali, altre sono utili in casi ben specifici. Quella che secondo me è la combo migliore è questa qua, con "-h" che mi va a dire qual è il database, su quale IP sta il database dello Zabbix, perché magari non è nella stessa macchina dello Zabbix, l'utente, "-u", "-p" password, "-d" il nome del database, perché magari non è Zabbix, magari, e poi "-r" è la retention 2, che vuol dire che mi terrà gli ultimi 2 backup, ok? Quindi va a svecchiare tutto ciò che è maggiore di 2. E "-o" qual è la directory su cui andare a eseguire il backup, ok? Lo lancio, vedete che mi fa le stesse cose di prima e poi mi dice che rimuove i vecchi backup ma mi mantiene gli ultimi 2. Quindi se io vado a vedere nella directory, vedrete che appunto ci sono 2 backup, gli ultimi 2, e direi che va benissimo. E anche guardate quanto è piccolo questo backup, 3 mega, quindi pochissimo. In un'installazione un po' grande magari potrebbe arrivare a 100 mega, 200 mega, ma a dir tanto, ok? Dipende molto da quanto è grossa la vostra installazione. Però è un tool veramente interessante. Altre cose da dire su questo tool è che per restaurarlo come si fa? È abbastanza semplice perché partiamo da un esempio pratico che è quello che vi consiglierei di fare, è andare sul sito di Zabbix. Nel caso in cui doveste restaurare tutto, fate una drop del database Zabbix perché non potete fare altro e poi ricreate seguendo quello che c'è sotto Zabbix Download, quindi create Zabbix, quindi create database Zabbix. L'utente non dovreste cambiarlo perché tanto l'avevate già creato in precedenza e dopodiché fate praticamente come è riportato qua sotto, quindi zcat del vostro backup che è fatto con il tool che abbiamo visto in precedenza. Quindi è veramente semplice ripristinare, chiaramente perdendo tutto lo storico, questo bisogna sempre ripeterlo 20 volte, ma è molto utile questa soluzione di backup perché è compatta, veloce da lanciare, non impegna tanto la macchina su cui viene fatto il backup, perché se doveste fare un backup completo, magari di 600 giga di dati, diventa pesante, ok? Molto pesante se non avete gli strumenti giusti. Quindi questo va benissimo per portarsi a casa, magari anche ogni giorno, tutta la configurazione del vostro Zabbix per quei casi di disaster globali del vostro Zabbix, ok? Quindi non è utile come backup completo, ma è un ottimo coltellino svizzero per quel tipo di esigenze. Detto ciò, niente, vi direi iniziate a usarlo perché secondo me vi salverà la vita o vi sarà molto utile per passare da una macchina a un'altra, mettete caso che dovete rifare la VM o la macchina fisica e quindi sicuramente molto utile in tutte queste circostanze.
Quindi mettetelo a Crontab e scaricatelo. Detto ciò, buon Natale a tutti, grazie di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto iscrivetevi e ci vediamo la prossima settimana dopo il Natale per un nuovo appuntamento. Mi stavo dimenticando, iscrivetevi su Telegram, Zabbix Italia, ormai siamo 400 utenti e vogliamo ancora crescere nel tempo e quindi ci servite anche voi. Un saluto da Dimitri e alla prossima puntata. Ciao a tutti.